Ciao amici del bosco! Febbraio è un mese essenziale per le semine. Ci dobbiamo attivare se vogliamo produrre da soli le nostre piantine e a febbraio si seminano un sacco di cose. Si può cominciare a seminare qualcosa nel campo, si può anche fare una semina in semenzaio freddo e per chi ha anche una serra riscaldata questo è il momento di mettere anche ortaggi estivi. Prepariamo insieme il plateau in cui fare diverse semine. Il plateau è questo oggetto qua con tutti questi alveoli che possono avere delle dimensioni diverse in base alle esigenze. Ho preparato i materiali diciamo per preparare il terriccio che va qua dentro, che sarà un mix di diverse cose. Quindi qui abbiamo il compost, quello autoprodotto, quindi un terriccio abbastanza fertile, un po' di terra di campo fina che ho anche setacciato e aggiungerò anche un po' di vermiculite, questo materiale qua che è un minerale trattato in modo da diventare particolarmente poroso, è un inerte che però trattiene molta acqua e all'interno di un semenzaio aiuta a tenere le piantine sempre umide. Per preparare i vasetti ho tutto materiale di riciclo, i plateau vengono da delle piantine che ho acquistato e per avere invece un semenzaio un po' più profondo utilizzo i rotolini della carta igienica con delle scatoline che anche queste hanno un primo utilizzo per contenere cibo e poi diventano vasetti per l'orto. Aggiungo la terra di campo al terriccio, voilà, e metto anche la vermiculite. Per le quantità regolatevi un po' voi, dovrebbe essere all'incirca diviso in quote uguali, potreste fare 30-30-30 in base ai materiali che avete. Adesso aggiungo anche un po' d'acqua subito, senza creare troppo fango, naturalmente solo un po', così la mia anche vermiculite comincia ad assorbire l'umidità. E riempio tutti gli alveoli. C'è una leggera pressione per essere sicura di averli riempiti bene, poi lasciamo una buchetta in superficie perché ci andrà il seme. In questo plateau andiamo a mettere i porri, quindi almeno un paio di semini per ogni buchetta, semi autoprodotti, quindi dovrebbero essere belli e forti. Adesso copro i semi che ho messo con un po' di terriccio e vermiculite che ho aggiunto, in superficie ne metto un po' di più. Annaffiare utilizzo questa pompetta qua che aiuta a distribuire meglio senza andare a spostare i semi, perché se uso un annaffiatoio con un getto troppo forte vado a spostare i semi e il terriccio. Con questo sistema sono riuscita a bagnare bene anche in superficie, la vermiculite mi aiuta a mantenere l'umidità, anche il terriccio sottostante era già bello umido perché l'avevo bagnato prima. Non solo porri, si possono fare tante altre semine a febbraio. Nell'elenco delle piante che resistono bene al freddo abbiamo tanti ortaggi da foglia come lattughe, cicorie, spinaci, poi altre piante interessanti come il prezzemolo, le carote, la rucola, quella la possiamo seminare quasi in tutto l'anno, poi possiamo in questo periodo seminare anche piante della famiglia delle liliacee, porri e cipolle, è il momento di metterli a dimora. E poi ci sono ancora le leguminose che tengono bene le temperature rigide. Per i piselli, se non siamo riusciti a farli germinare prima, la possibilità di farli in semenzaio ci garantisce una maggiore possibilità di successo, quindi possiamo mettere in questo momento i piselli nel semenzaio per poi trasferire più avanti le piantine a terra. E adesso i piselli li semino dentro i rotolini della carta igienica. I piselli si possono seminare anche in campo, ma in alcuni casi passare da una semina protetta può convenire. Quindi ho i miei barattolini sul fondo, devo fare dei buchetti perché non ci deve essere ristagno d'acqua, però comunque il contenitore mi serve a tenere il terriccio. Riempio tutto di terriccio, metto il mio seme e quando trasferirò a terra trasferirò l'intero rotolino.
Adesso qui metto i pisellini. I piselli sono una coltura molto interessante, ma non è tanto semplice, soprattutto in questa fase, quella di germinazione. Infatti può succedere di metterli a terra, ma invece di germinare marciscono, ok? E noi adesso tentiamo di fare di meglio. Aggiungo la terra poi sopra al pisellino per coprirlo, perché è un seme un po' più grande e ha bisogno di un po' più di terra sopra. E adesso andiamo nel semenzaio coperto. Questo è un buon momento anche per far partire la crescita di quegli ortaggi che hanno bisogno di caldo, quindi dovremmo essere pronti a metterli a terra quando le temperature saranno sufficientemente alte. Il problema è che per far crescere queste piantine ci vogliono veramente diversi gradi, quindi o abbiamo una serra seria, insomma ben riscaldata, o possiamo fare qualcosa in casa nostra, magari in un davanzale molto illuminato, però insomma abbiamo veramente bisogno di temperature alte. Quando parlo di temperature alte significa che di giorno dobbiamo avere un minimo di 20 gradi, ma anche di più per alcune delle piante che adesso vi cito, e la notte non dobbiamo mai andare sotto i 15-13 gradi. Tra questi ortaggi ci sono i pomodori, i peperoni, i peperoncini, le melanzane, abbiamo poi la famiglia delle cucurbitacee, cetrioli, zucchini, meloni, cocomeri, il basilico, insomma tutte queste piantine hanno bisogno di temperature più alte, quindi possiamo produrre in proprio queste piante partendo da adesso solo se abbiamo un ambiente adeguato. Direttamente in campo possiamo sempre mettere le piante della famiglia delle leguminose, quindi fave e piselli se non l'abbiamo ancora fatto, non abbiamo fatto scelte diverse, oppure possiamo mettere piante della famiglia delle liliacee. Io ho già messo l'aglio, l'aglione, le cipolle, adesso manca lo scalogno e quindi a febbraio vado a mettere lo scalogno. Veloce passaggio di grelinette per preparare la terra allo scalogno, che comunque è una terra già molto soffice, preparata, per fortuna c'è stato il sole quindi non è troppo bagnata. Prepariamo la terra, la smuoviamo un po', facciamo 2 solchi e vai. E adesso l'impresa più difficile, fare un solco e non farlo troppo storto. Questi sono gli scalogni, eccoli qua. Sono un po' meno famosi delle cipolle o dell'aglio o del porro, ma sono molto gustosi perché danno tanto sapore, fanno bene alla nostra salute, si possono consumare anche crudi nelle insalate. Si dovrebbero trovare i semi direttamente nei negozi di Agraria. Se non li trovate, prendete diciamo lo scalogno destinato all'alimentazione, sperando che non ci siano sostanze che ne impediscano la germinazione, ma credo di no, si può utilizzare anche questo. Lo scalogno si semina con la punta verso l'alto perché da qua nascerà il germoglio, da qua sotto le radici. Lo mettiamo così, quindi in verticale, e lo andiamo a coprire, ma leggermente, la puntina quasi si può intravedere, perché poi appunto svilupperà le radici in basso, non deve stare troppo in profondità. Tra una piantina e l'altra lascio 20 cm, tra le file ne ho lasciati 30-35. Scalogno messo a terra. Tra le semine del periodo c'è il topinambur. Ora non è una vera e propria semine, in realtà andiamo a spostare il tubero, però lo andiamo a raccogliere in questo periodo per poterlo trasferire, perché sappiamo che il topinambur una volta uscito dalla terra si conserva per pochissimo tempo. Eccone qua uno, è un po' come cercare i tartufi sottoterra. Questo lo posso sia mangiare che riseminare. Il topinambur è molto buono da mangiare, si chiama anche carciofo di Gerusalemme, infatti ha questo sapore di carciofo, somiglia un po' a una patata, si cucina un po' come le patate, ma ha un sapore diverso. Guarda quando c'è qualcuno che se li sta mangiando. Questi li vado a seminare da un'altra parte e questi li portiamo a casa per mangiarli. Vado a mettere i miei topinambur lontano dall'orto perché sono una pianta che si allarga, si estende, quindi diventa invasiva. In compenso fa anche delle belle fioriture, quindi sono molto decorativi. Ho scelto un luogo un po' selvaggio insieme agli alberi, li lascio
vivere insieme e sicuramente avrò un raccolto. 10 cm sottoterra e li lascio crescere come vogliono da soli. Io li sto mettendo in una maniera un po' selvaggia, ma se preparate delle aiuole un po' più precise lasciate 30 cm tra un topinambur e l'altro, tanto poi si allargheranno loro. Per l'orto c'è da fare tanto, se impostiamo bene il nostro semenzaio oggi avremo sicuramente un orto più ricco in estate. Io vi ringrazio di aver visto il video, vi chiedo un bel like, di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e vi saluto al prossimo video. Ciao!